Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, partiamo da un fatto. Microsoft è sempre stata abbastanza avida, è sempre stata la cattivona della situazione. Infatti un suo vecchio CEO, che non nomino, disse che Linux doveva sparire, cosa che non appoggio assolutamente, e non è sempre stata ben vista dall'utenza, per quanto più o meno siamo costretti a usarlo, perché molto software gira come i giochi, gira unicamente su Windows. Adesso con Proton la situazione sta cambiando, però vabbè, in passato è sempre stato così. Ultimamente Microsoft ci è venuta incontro, ossia ci ha dato delle chiavi di licenza EDM che si comprano pochi euro, con cui attivare Windows, che comunque non è neanche necessario attivare Windows per utilizzarlo. Da Windows 10 in poi vi rimane la scritta attiva a Windows, ma lo potete usare tranquillamente, non vi mette tanti paletti, a parte la personalizzazione di sfondi, colori e roba così. Poi ha dato praticamente la possibilità di avere credito account Microsoft, con cui vi potete comprare applicazioni e giochi dal Microsoft Store oppure il Game Pass, e condividendo il Game Pass fino a 3 amici, cioè nel senso siete in 3 o siete in 2, diventa molto easy rinnovare i Game Pass in modo gratuito. Se volete sapere come, vi lascio la schedina del video adesso. Poi ci ha fornito uno strumento che è veramente molto utile. In molti mi chiedono Leg, non voglio comprare Office, come posso fare a utilizzarlo? E io fino adesso ho sempre consigliato le alternative a Office, ovvero OpenOffice, LibreOffice, tutti quei tool che più o meno conosciamo tutti, che potete scaricare liberamente da internet e usare gratuitamente. Però ultimamente, almeno io l'ho scoperto ultimamente, Microsoft ci ha permesso di usare Office, il suo Office, in modo gratuito, senza bisogno di piratarlo. Infatti non vi dirò andate, scaricate qua, attivate, fate così, fate così. No, è una cosa semplicissima, 100% legittima, offerta da Microsoft, che viene incontro appunto al bisogno dell'utenza. Evidentemente Microsoft si sarà accorta che è inutile fare sempre i cattivi e quelli che vogliono sempre più soldi e potere, visto che comunque è un'azienda che vale 2,2 triliardi di dollari, e ci viene un po' incontro, ci dà questo strumento. Andiamolo a vedere. Allora, essenzialmente possiamo vedere qua il sito di Office in linea gratuito. È una web app, vi lascio il link in descrizione. Se non avete un account Microsoft dovete fare l'iscrizione. Se l'avete già, fate accedi ed eccoci qua nell'Office in linea. Allora, potete creare un nuovo documento, qua avete i diversi sistemi, potete andare direttamente sull'applicazione. Essendo una web app, vi avviso già che funziona solo quando siete connessi a internet, e questo è un paletto che vi mette, però, cioè, veramente, per essere lo strumento Office ufficiale di Microsoft gratuito, mi sembra un buon compromesso, perché non ha grandi esigenze. Fate carica apri, selezionate il file, lui lo carica nel vostro account OneDrive e poi lo andate a modificare. Apriamo un documento a caso che ci mette lui qua, note generali. C'ha la correzione automatica, cioè c'è la correzione, vi dice quando c'è un errore, è proprio come lo strumento Office principale. Abbiamo i diversi strumenti, ritorniamo nella home page, abbiamo Excel, PowerPoint e così via. Allora, questo Office tendenzialmente lo potreste usare da qualsiasi sistema operativo, quindi anche da un Chromebook o da Linux. Per essere uno strumento online è completamente gratuito. Per un uso base di Office e anche passarsi i documenti, perché spesso magari qualcuno con Office Microsoft vi passa un foglio Excel lavorato con le funzioni dell'Office Microsoft, lo aprite con magari un OpenOffice e un LibreOffice ed ecco che qualcosa non funziona, è un po' difficoltoso. Con questo sistema non avete questo problema. Il problema è che questo strumento si può usare solo online.
perché è una web app. Non è tanto un problema, avendo più o meno tutti un telefono con un collegamento a internet e potendosi allacciare, magari siete in giro con il vostro portatile, vi collegate alla rete dati del telefono in hotspot, quindi non è un grosso problema. Ok ragazzi, per questo video era tutto, enjoy!